Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo detto nella programmazione settimanale, questo sarebbe stato un video sorpresa. Non volevo spoilerarvi già cose, ma è un video un po' diverso dal solito, è un video diverso dal Generation Run, dai team competitivi, da alcune partite competitive che solitamente si vedono su questo canale, ma è un video che, se conoscete bene questo canale, avrete già visto una volta. Questa volta però lo rifacciamo in una salsa un po' diversa. Andiamo subito al punto. Tanto tempo fa io feci un video dove vi spiegavo sostanzialmente come fare degli scambi tra due emulatori diversi di Pokémon. Questo ovviamente riguardo ai giochi per Game Boy Advance, quindi Rosso Fuoco e Verde Foglia, oppure Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Vi avevo detto anche come fare, con quale emulatore farlo, con quali impostazioni settare, quindi tutte le accortezze da prendere. E sotto a quel video, che ha fatto un bel po' di successo, devo essere onesto, sono arrivate varie richieste che io sostanzialmente ho sempre rispedito un po' al mittente perché non avevo una risposta ben precisa, e queste richieste riguardavano sostanzialmente la possibilità di fare la stessa cosa, quindi scambiare Pokémon tra due emulatori sia su PC che su cellulare, con i giochi per Nintendo DS, quindi Pokémon di Diamante, Perla, Platino, Heart Gold, Soul Silver, Bianco e Nero, Bianco 2 e Nero 2. Ogni volta vi dicevo che non avevo una vera e propria risposta, che non potevo aiutarvi semplicemente perché tutte le mie informazioni in quel momento riguardo ai giochi per Nintendo DS e la possibilità di scambiarli erano dei metodi un po' particolari, metodi che prevedevano di mettere mano al vostro router wifi o addirittura al vostro cavo LAN, ed erano metodi un po', come posso dire, rischiosi. C'era la possibilità di abbassare un po' la sicurezza della vostra rete wifi, possibilità anche dettata dal fatto che non tutti sanno mettere mani al router o peggio ancora dei cavi LAN. Inoltre non avevo io fisicamente la possibilità eventualmente di farvelo vedere, non avevo un cavo LAN, io sono con il wifi e il router wifi purtroppo non si trova qui, quindi è un po' complicato, sarebbe stato un po' complicato farvi vedere tutto il processo, quindi ogni volta vi dicevo che non era possibile. Ciò nonostante, sono passati diversi mesi da quel video. Io, facendo i miei video, facendo le varie cose, ho continuato comunque a fare delle ricerche perché queste cose sono comunque cose che mi appassionano e mi interessano, quindi mi interessano principalmente me, quindi sono sempre alla ricerca di informazioni, e poi soprattutto mi piace dare la possibilità anche agli altri di scoprire queste cose e beneficiarne. Quindi oggi sono qui su questo video per spiegarvi una cosa molto particolare. Un metodo più semplice e meno rischioso di quello che vi ho sempre detto per scambiare Pokémon con emulatori di giochi di quarta generazione e anche quinta c'è. Ed è anche più semplice del metodo che vi ho fatto vedere per i giochi per Game Boy Advance. Può sembrare una cosa strana, ma è così. Servono meno passaggi ed è molto più rapido. L'unica controindicazione è che ho provato lo stesso metodo per cellulare, ma purtroppo l'emulatore in questione non mi ha dato lo stesso risultato, quindi il metodo che vi mostrerò oggi, funzionante al 100%, qui addirittura si evitano momenti di crash eccetera eccetera, funziona praticamente sempre, è valido solo se giocate tramite PC. Da cellulare ho provato a usare lo stesso emulatore, lo stesso metodo, però purtroppo capite bene che usare due emulatori sul cellulare prevede clonare l'app. E clonando l'app è una cosa che si può fare tranquillamente, non è rischioso. Clonando l'app però il problema è che la seconda applicazione che io aprivo andava costantemente in crash, l'unica che rimaneva aperta era la prima, quindi capite bene che era impossibile fare degli scambi se uno dei due emulatori, una delle due copie crashava in continuazione. Cosa che non succede ovviamente su PC, perché possiamo tranquillamente aprire due finestre senza che il nostro PC crash, anche perché fare in modo che un PC crashi con due emulatori aperti, due emulatori per Nintendo DS, vuol dire che il nostro PC ormai ha fatto il suo tempo, e fortunatamente questo non è il caso.
Quindi io direi di non perdere altro tempo e di lanciarci subito nell'illustrazione. Spero di aver detto bene, oggi con la lingua italiana non sono molto bravo. Di questo metodo e andiamo subito quindi a vedere questo metodo molto veloce. Infatti sarà un video probabilmente abbastanza corto, però tanto basta per darvi questa mano e spero che questo video vi possa essere utile. Prima di passare a questo metodo, quindi proprio per questo vi invito, se siete alla ricerca di questo tipo di video, innanzitutto a farmelo sapere nei commenti, così ne preparo eventualmente anche altri, perché so che paradossalmente sono video che faccio meno del mio canale, non sono il focus principale del mio canale, nonostante sia una cosa che a me appassiona molto, però paradossalmente ho visto che sono i video che fanno più successo, quindi a me non dispiacerebbe portarne di più se questi video vi piacciono. Dopodiché, ovviamente, vi invito come al solito a lasciare un bel like, a commentare su cosa ne pensate di questi tutorial e soprattutto ad iscrivervi al canale perché siamo molto vicini ai 200 iscritti, quindi mi raccomando. Detto ciò, adesso passiamo al nostro metodo. Andiamo. Beh, siamo su quello che è il mio desktop. Ora, primissima cosa da fare è questo. Aprire la prima copia del nostro emulatore. L'emulatore qui è categorico, cari amici, è Melon DS. A differenza di VBA, che serviva necessariamente la versione M, che supportava, diciamo, la comunicazione tra più Game Boy, qui va bene qualsiasi versione. Ovviamente vi consiglio eventualmente di scaricare la versione più aggiornata, che ovviamente presenta vari bug fix. Detto ciò, io avrei subito un altro emulatore, un'altra copia di Melon DS, quindi abbiamo Melon DS1 e Melon DS2. Ora, vediamo. Prima di tutto la cosa che dobbiamo fare è questa. Andare su configurazione e togliere limit frame rate. Togliendo limit frame rate sostanzialmente stiamo applicando quello che è un banalissimo flash forward al nostro emulatore, che quindi andrà velocissimo, andrà tipo a un 400x di speed, cioè no, in realtà a un 4x di velocità, e sostanzialmente in realtà non è essenziale, ma ci aiuterà a fare le cose molto più velocemente. Non abbiamo bisogno di andare, come succede per il caso del metodo per Game Boy Advance, alla velocità normale per non avere tanti problemi. Quindi qui possiamo fare tranquillamente con la velocità raddoppiata, in questo caso quadruplicata. Detto ciò, una cosa che ho fatto, andiamo su configurazione, andiamo su Emu Settings, quindi le impostazioni di emulazione. Andiamo su, credo sì, no, non è questo, è DS Mode, ecco, sì. Ho preso dei file che riguardano il BIOS di ARM9, ARM7 e il firmware del DS. Anche qui non sono essenziali, ma io vi consiglio comunque di scaricarli, vi metterò poi eventualmente il link per andare a scaricare. E una volta scaricati ve li mettete in una precisa cartella e li selezionate qui. Ovviamente il file in questione per l'ARM9 è ovviamente BIOS, come vedete qui BIOS 9, per l'ARM7 BIOS 7 e per il firmware DS qui abbiamo firmware.bin, quindi li riconoscerete molto facilmente. Ovviamente sarà la stessa cosa qui perché qui non c'è Emu Settings perché ne abbiamo già aperto uno, però comunque è abbastanza facile capire. Dopodiché, se non ricordo male, non era Wi-Fi Settings, credo fosse Multiplayer Settings, ma anche qui stiamo parlando di cose che possiamo lasciare anche così come standard. Come vi ho detto è un metodo molto veloce. Altra cosa, andiamo su Input and Hotkeys, perché ovviamente qui abbiamo la stessa procedura del metodo per l'emulatore per Game Boy Advance, ovvero in uno mettiamo i comandi del pad, nell'altro mettiamo i comandi della tastiera. Se non avete un pad potete tranquillamente usare la tastiera, facendo però attenzione ovviamente a trovarvi nello stesso punto del centro Pokémon quando entrate appunto nel gioco. Purtroppo è una cosa che non ci si può fare nulla. Altra cosa è che qui abbiamo il controller. Possiamo scegliere eventualmente anche di switchare to keyboard. Qui non abbiamo niente, quindi qui abbiamo solo il pad. Se io vado su Input and Hotkeys, switch su keyboard, qui ho tutti i tasti della keyboard. Cosa importante, se riuscite qui però non mettete nulla, perché ovviamente cosa succede? Avendo i comandi del pad settati sia qui che nell'emulatore numero 1, ovviamente nel momento in cui utilizzerete il pad,
questo, diciamo, tra virgolette, vi si ritorcerà contro perché avrete un movimento sia nell'emulatore a sinistra che nell'emulatore a destra. Ora io non li tolgo perché comunque a me non cambia nulla, il metodo comunque funziona lo stesso, però se non volete avere rotture di scatole, fate in modo che in uno ci siano solo settati i comandi del pad e nell'altro solo i comandi settati della tastiera o eventualmente di un secondo pad. Potete fare tranquillamente così. L'importante è che avete due modi diversi di input, non necessariamente pad e la tastiera, ma anche pad 1 e pad 2 tranquillamente. Allora, apriamo una ROM, vediamo, io ho varie ROM qui, io direi di fare platino perché non ricordo se c'ho un salvataggio qui settato. Ok, mettiamo un attimo in pausa tutto. Non so come mettere in pausa, aiuto! System pause, ok, perfetto. Mettiamo in pausa tutto perché devo togliere l'audio, ovviamente, perché adesso l'audio qui sarà sparato. Allora, audio settings, microfono input, non è questo volume, eccoci qui, togliamo il volume, facciamo anche qui, possibilmente. Allora, volume 0. Questa è una cosa che non avevo visto prima perché non mi dà fastidio l'audio, ma qui nel video, se lo facciamo senza audio, è anche meglio. Allora, system, togliamo la pausa, prendiamo il mio pad. Devo vedere se c'è un file di salvataggio, sì, perfetto. Tra l'altro questa era una run, ecco qui avevo fatto già la mia prova, se non ricordo male, se ho fatto su Pokémon, ecco qui ho un Gyarados che tecnicamente non ho catturato qui, ma è un Gyarados che avevo catturato su Heart Gold, il classico Gyarados rosso. Detto ciò, apriamo sul secondo emulatore Heart Gold, no, Soul Silver, scherzo. Sempre che sia Soul Silver, vediamo. Forse Heart Gold? Eh sì, è Heart Gold, sono stupido. Heart Gold, bene così. Ho scelto questi due giochi semplicemente perché avevo già dei file di salvataggio pronti, non per altro. Ok, qui il fatto che io abbia il pad sia da una parte che dall'altra non mi dà fastidio perché tranquillamente sono sullo stesso punto, quindi io posso tranquillamente andare così. Qui non c'è letteralmente nessuna impostazione da fare, potete tranquillamente parlare con la tizia al reception, tranquillamente. Io premo A, welcome, ok, do il benvenuto, va bene. Qui facciamo prima con la tastiera, così ci vediamo il problema detto prima, di fare le cose contemporaneamente. Facciamo così, salva il gioco, perfetto. Ok, vediamo, tanto facciamo un altro scambio tranquillamente. Ok, adesso entriamo nella sala contatto. Tecnicamente adesso che entro, ecco, lì è comparso un NPC. Io se mi sposto e parlo, stai parlando con Giova. Tra poco la comunicazione dovrebbe mettersi, dovrebbe collegarsi. Eccoci qui. C'era stato un attimo un momento di di defiance. Diciamo che la comunicazione non si fa subito, quindi potreste dover contattare l'NPC più volte, però come a differenza del metodo per Game Boy Advance dove a volte crasha, qui non dovete chiudere, riaprire tutto, qui semplicemente vi dà un po' un errore, poi parlate di nuovo con l'NPC e probabilmente vi va meglio. Come vedete, le tre tacchette lì sopra ci dicono che c'è effettivamente una comunicazione. A questo punto io posso selezionare scambia, has offered you a trade, ok, accettiamo la trade offer, va bene, iniziamo uno scambio. Qui c'è comunicazione in corso e io qui posso selezionare per esempio, che ne so, qui avevo dato un Turtwig e riselezioniamo il Turtwig, quindi a questo punto facciamo trade e qui selezioniamo il Gyarados. Cambia. Selezioniamo sì a entrambe le parti e qui abbiamo il nostro scambio. Scambio tra l'altro che verrà fatto a 1000 di speed, quindi questo ci va anche bene. Come vedete comunque 1000 di speed fino a una certa. Nel momento in cui si ha la comunicazione, si ha lo scambio, la velocità viene un po' diminuita, quindi capite bene come il fatto, come possa essere tranquillo usare il fast forward con questo scambio, perché la velocità viene comunque attenuata nel momento della comunicazione, quindi potete stare tranquillissimi. Qui abbiamo fatto lo scambio, in realtà adesso io posso tranquillamente uscire, cancel trading, perfetto, e qui possiamo fare anche altro, possiamo fare una lotta, eccetera, eccetera. Ovviamente una lotta contro voi stessi non ha tanto senso. Potete scambiarvi dati, eccetera, eccetera. Detto ciò, non c'è altro da fare, io adesso posso uscire. Perfetto. E a questo punto tornare fuori. Facciamo lo stesso anche qui.
Perfetto. E siamo appunto a capo. Ovviamente adesso il gioco ha salvato. Qui mettiamo in pausa così non abbiamo problemi di comandi. Ok. Qui il gioco ha salvato, quindi anche se io chiudo e riapro senza salvare avrò il mio Turtwig qui, molto tranquillamente. Bene, il metodo è semplicemente questo, non c'è altro da fare. Capite bene che questo è un ottimo metodo per completare il vostro Pokédex. Se anche qui volete avere il Pokédex completo o volete fare le famose evoluzioni tramite scambio, potete farlo quindi. Tra l'altro vi ho fatto anche vedere lo scambio tra un gioco che è Pokémon Platino e uno che è Pokémon Heart Gold, quindi nemmeno vi ho fatto vedere lo scambio, nemmeno, cioè, come posso dire, lo scambio tra, che ne so, Diamante e Platino oppure Platino e Platino. Vi ho fatto vedere lo scambio tra due giochi che sì appartengono alla stessa generazione, ma ci mancherebbe, non è possibile fare scambi così diretti tra due giochi di due generazioni diverse, ma sono comunque giochi che appartengono a una storyline diversa. Vi ho fatto vedere Platino con Heart Gold, quindi questo vi dà la sicurezza che questo metodo funzioni anche con giochi della stessa linea di storyline, quindi per esempio con Platino e Diamante, con Heart Gold e Soul Silver, funzionerà comunque. Ovviamente uno mi potrebbe dire, vedendo anche la ROM che ho caricato nel secondo emulatore, ma Tenki, per le evoluzioni tramite scambio esistono le ROM patchate, che tra l'altro la ROM patchata è quella che sto usando su Heart Gold, dove semplicemente, per esempio, se io ho un cadavere e voglio evolverlo in Alakazam, mi basta continuare a livellarlo fino a un certo livello e si evolverà tranquillamente. E per carità, sì, è vero, però ci sono dei contro nel giocare le ROM patchate in questo modo. Innanzitutto non potete completare il Pokédex. Queste ROM patchate sono delle ROM classiche dove semplicemente vi viene data la possibilità di evolvere in modalità single player i Pokémon che normalmente si evolvono tramite scambio. Ma se voi volete completare il Pokédex e vi servono i Pokémon esclusivi dell'altra versione di gioco, non potrete farlo con la ROM patchata perché, come vi ho detto prima, la ROM patchata è una ROM classicissima. Vi dà solo questo plus di poter evolvere i Pokémon che normalmente si evolverebbero tramite scambio. Ma anche voleste solo avere Pokémon che si evolvono tramite scambio, tecnicamente questa è una manovra un po' più legit. Magari siete, come posso dire, volete fare queste cose nella maniera più legit possibile. Per carità, la ROM patchata non è così, tra virgolette, cheat. Però capite bene che fare tutto tramite gli scambi che normalmente si possono fare in game è molto più legit e soprattutto vi vedate anche possibilmente lo sbatti di giocare una ROM in inglese. Per me non è un problema. Però per alcuni può essere un problema o uno sbattimento giocarsi una ROM in inglese, perché se giocate le ROM patchate sappiate che purtroppo chi crea queste ROM patchate lo ha fatto in lingua internazionale, giustamente. E quindi ogni volta che usate la ROM patchata per fare queste evoluzioni tramite scambio nel modo single player, vi troverete a giocare la ROM in inglese. Poi ovviamente ci sono vari modi. Io ho una ROM patchata, probabilmente ho anche la ROM originale, quindi io posso switchare tra la patchata e la originale mantenendo lo stesso nome e quindi entrare nel gioco in inglese solo quando devo evolvere il Pokémon e poi ritornare alla ROM originale. Però è uno sbattimento in più e chi ve la fa fare? Avete questo metodo che vi fa tranquillamente avere tutti i Pokémon che volete tramite scambio tra due giochi della stessa generazione. E tra l'altro, come qualsiasi emulatore, adesso non ho controllato bene, se non ricordo male, c'è anche la possibilità di inserire virtualmente una cartuccia del Game Boy Advance in modo da poter recuperare Pokémon anche da giochi di terza generazione. Quindi, volendo, potreste, con un po' di tempo ovviamente, completare anche il Pokédex nazionale in maniera legit. Ora, non ricordo, credo sia Path Settings. No, questo è il Save Files. C'era, se non ricordo, delle impostazioni riguardo alle cartucce del GBA. Non ricordo dove, però, onestamente. Frame step non è questo. Ok, eccoci qui. GBA slot, qui non è indicato nulla, non ho inserito nessuna ROM del GBA, però volendo voi lo potreste fare. Insert ROM cart, questo ovviamente qui vi entra la GBA ROM, qui non c'è nulla perché sono nella cartella dei giochi per Nintendo DS, ma entrassi in quella dei GBA avrei tutti questi e potrei mettere, che ne so, verde foglia. Io a quel punto potrei tranquillamente resettare il gioco.
prima salvo, poi resetto il gioco e avrei tecnicamente, se nella ROM di Verdefoglia c'è un'avventura in corso, potrei prendere dei Pokémon dai box di Verdefoglia, vi ricordo nella maniera legit massimo 6 al giorno, però anche lì potrete ovviare alla cosa modificando l'orario dell'emulatore o addirittura del vostro stesso PC, e quindi con un po' di tempo recuperarmi in maniera legit anche tutti i Pokémon del Pokédex nazionale. L'unica cosa che non si può fare in maniera legit ovviamente sono i Pokémon evento, lì purtroppo dovete utilizzare dei cheat e basta, perché l'unico modo legit per ottenere ancora dei Pokémon evento è utilizzare l'RNG manipulation. Anche lì io ho poche informazioni, su internet se ne trovano, potrei anche ricercarle, ma non potrei farvele vedere in questo momento perché per fare RNG manipulation non si può fare tramite emulatore, ma bisogna farlo necessariamente con la console che io al momento non ho, anzi non ho più, e quindi non potrei farvelo vedere, ed è questo il motivo per cui su questo canale per il momento non avete ancora visto tutorial sull'RNG manipulation, però chissà in futuro potreste averli. Detto ciò, il metodo è tutto questo, non c'è altro da dirvi, purtroppo mi dispiace non avervi dato la controparte per il metodo su cellulare, perché so che molti di voi giocano su cellulare, però purtroppo fin quando l'emulatore continuerà a crashare quando clonato non si può fare nulla. Se questo emulatore venisse, diciamo, fissato da questo punto di vista, sicuramente credo che funzionerebbe lo stesso metodo. Detto ciò, se questo video vi è stato utile, anzi spero che questo video vi sia stato utile per farvi scoprire qualcosa in più di questi giochi, e sicuramente c'è anche tanto altro da scoprire, non vedo l'ora di farvelo scoprire, mi raccomando, lasciate un bel like, un commento e soprattutto iscrivetevi al canale per arrivare insieme ai 200 iscritti. Siamo vicinissimi, quindi proprio per vedere altri video di questo tipo e proprio per darmi una mano, per farvi anche questi tutorial che so che vi sono utili, so che li cercate su YouTube, mi raccomando, premete quel pulsantino iscriviti e mi fate un grandissimo favore. Detto questo, io non posso fare altro che invitarvi al prossimo episodio nella prossima settimana con la Generation Run di Pokémon Sole e anche con la Generation Run di Pokémon Rubino Omega con gli ultimi leggendari da catturare, e mi raccomando, cari allenatori, Game On!